Chiariamo subito una cosa, questo non è un video sponsorizzato da qualche assicurazione come purtroppo se ne vedono parecchi su YouTube negli ultimi giorni. Questo non è un video allarmistico atto a spingere più gente possibile ad assicurarsi alla prima assicurazione che si trova online o su qualche rivista a fini di lucro per guadagno personale. No, questo è un video spassionato realizzato per voi, per noi hobbisti, per noi dronisti che amiamo tanto questo hobby, contenente le mie considerazioni su quello che succederà tra pochi giorni, anzi tra poche ore. Ormai lo sappiamo tutti, dal 15 dicembre le assicurazioni sui droni saranno obbligatorie in Italia. Che sia uno Xiaomi Mi Drone 4K, che sia un DJI Mavic 2, che sia un DJI Mavic Mini o che sia un Rise Tello. Esatto, l'assicurazione sarà obbligatoria anche su questo giocattolo. Ma come, Michele, la nuova regolamentazione sui droni non doveva arrivare qui in Europa a partire da luglio, dall'estate 2020? Sì, esatto ragazzi, ma qui in Italia, paese dove siamo gli ultimi in tutto, quando si tratta di spillar soldi alle persone per cose quasi inutili, beh, siamo sempre i primi della classe. Quindi dal prossimo 15 dicembre 2019, se vorrete pilotare il vostro drone in legalità, dovrete avere un'assicurazione. Ora attenzione, non sfasciatevi la testa prima del tempo. Non correte ad assicurarvi alla prima assicurazione che trovate sponsorizzata su qualche rivista o su qualche sitarello online o su altri video YouTube, ma io vi consiglio di aspettare perché le assicurazioni riguardanti il volo aereo saranno poi implementate anche nelle normali assicurazioni che magari già avete. Ad esempio sul mio gruppo Facebook in tanti si sono accorti di avere questa assicurazione già presente nella loro assicurazione da capofamiglia e ad altri persino è stato proposto di inglobarla nell'assicurazione dell'automobile. Quindi dal 15 dicembre, se volete essere in regola, volare legalmente, beh, chiedete magari prima l'assicurazione della vostra moto, della vostra auto, se possono inglobarlo alla normale assicurazione che avete già stipulato e l'avete già pagata, e solo in caso di risposta negativa informatevi in rete su qualche assicurazione ad hoc. Comunque fortunatamente si tratta di poche decine d'euro all'anno. Ora punto molto importante, fare l'assicurazione o non fare l'assicurazione e volare da pirati dell'aria? Ragazzi, la questione è molto semplice, non pensiate che ci sia la caccia all'uomo, che magari quando state pilotando il vostro drone in riva al mare c'è il poliziotto che spunta fuori dietro al cespuglio solo per multarvi. No, sarebbe davvero assurdo. Le assicurazioni saranno sicuramente molto utili per chi utilizza i droni in luoghi delicati come possono essere magari centri urbani, a patto di avere ovviamente tutte le autorizzazioni del caso, perché se ci fate caso gli unici droni che vengono fermati regolarmente e multati sono quelli che volano in luoghi sensibili, specialmente il Colosseo, il Duomo, in parchi protetti. Ecco, in queste zone era rischioso volare prima e sarà rischioso volare anche dopo con l'assicurazione. Invece se voi volate come faccio io in luoghi isolati che possono essere vicino al mare, in campagna, in montagna, beh, state tranquilli, di certo non ci sarà il poliziotto appostato dietro di voi per chiedervi patente e libretto. Io lo dico sempre sul mio gruppo, la prima assicurazione è volare con la testa, poi vengono queste e tutto il resto. Quindi ragazzi, se volete volare legalmente senza avere troppi pensieri in testa, magari spendete queste poche decine d'euro. Se invece voi volate in luoghi isolati senza disturbare troppo altre persone, beh, potreste pensare di sorvolare letteralmente tutto ciò. Ovviamente questo a vostro rischio e pericolo. C'è da dire anche a favore di queste assicurazioni che averne una sicuramente ci protegge da eventuali danni che potremmo arrecare con il nostro drone in voli sconsiderati, anche se sono eventualità abbastanza rare. Nei prossimi mesi inoltre arriverà anche il patentino online, una sorta di quiz, un esame da svolgere su un determinato sito internet che vi renderà in pochi minuti praticamente degli operatori
certificati. E questo secondo me non è un male, perché permette di conoscere al meglio la regolamentazione, le leggi, come si vola e come non si vola, e permetterà anche di volare in luoghi in cui prima non si poteva volare legalmente. Quindi non tutto il male viene per nuocere. Ovviamente vi darò maggiori dettagli su questo argomento in un prossimo video. Bene ragazzi, ditemi ora voi cosa ne pensate di queste assicurazioni. La farete? Non la farete? L'avete già fatta? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se avete una qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Vi ricordo che in descrizione video trovate tutti i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, molto interessante se siete interessati a questo argomento, e il nostro canale Instagram ufficiale, entrate numerosi. E infine amici, come sempre vi ricordo che tutti i nostri video, le nostre live, le nostre informazioni per voi sono totalmente gratuite, ma se volete supportarci non vi chiediamo soldi, abbonamenti o donazioni, ma se volete un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, e direi che questo è davvero tutto. Volate sempre con la testa, che è la prima assicurazione. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!